Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi in questo video voglio parlarvi di Alcatraz, ovvero la prigione più infestata e più famosa di tutto il paese. Ma prima di cominciare mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline e commentate. Ma diamo inizio a questa terrificante storia. Il Los Angeles Times ha descritto Alcatraz come il più noto penitenziario federale che il paese abbia mai conosciuto. Pensate un po' che questo posto è tra i 5 luoghi più infestati di tutta la California. Ma non solo, perché alcuni investigatori del paranormale hanno considerato questa prigione come appunto uno dei luoghi più infestati del mondo e quindi non solo della California. Secondo gli scrittori popolari, ancora prima che aprisse la prigione, i primi esploratori dell'isola credettero che quel luogo fosse infestato da entità malvagie, al punto di reputarla un brutto posto. I primi esploratori occidentali che visitarono l'isola rimasero colpiti ma soprattutto affascinati dall'atmosfera tetra e parlarono di punti precisi illuminati da raggi lunari notturni. Ma fino a qui, raga, non ci vedo assolutamente nulla di strano. Ma ossa ed artefatti ritrovati dagli archeologi sull'isola indicano come essa sia servita da luogo di sepoltura per diversi nativi americani. Gli indiani, noti come Ohlone, furono i primi abitanti noti dell'isola di Alcatraz. Pur evitando nel modo del tutto informare l'isola per la presenza di questi spiriti, vi portarono in quel posto proprio i criminali per lasciarli vivere in isolamento più completo. Pensate che questo luogo è anche famoso perché vi si cacciavano uccelli e le loro uova. Anche quando gli spagnoli raggiunsero l'isola nel 1759, i nativi rifiutarono addirittura di utilizzare l'isola come luogo per il loro rifugio. Il The Washington Post ha riportato come Alcatraz sia un luogo dove anche attualmente tutti i visitatori possono percepire chiaramente il passato e tutto quello che ha vissuto quell'isola e tutti i suoi fenomeni paranormali. Il New York Magazine ha dichiarato che per quanto il penitenziario non sia più attivo dal 1963, questo luogo rimane un posto davvero sinistro, affascinante e nello stesso tempo perverso. Il documentario Haunted Alcatraz, trasmesso da Travel Channel, ha affermato in tal proposito che vi è ben poco da dire sul fatto che Alcatraz sia un posto particolare, ovviamente nel nostro immaginario collettivo, evocando sentimenti eccitanti e tetri nello stesso momento. Si può dire anche che il potere di quest'isola, perché viene anche soprannominata potere dell'isola, tutti questi fenomeni che accadono, cattura ancora oggi i suoi visitatori dopo la partenza. Pensate che un libro pubblicato nel 1995 include la prigione di Alcatraz come i 25 luoghi più spaventosi e infestati di tutto il mondo. Fort Alcatraz era il nome originale della struttura militare. Dovete sapere che tutti i lavori della sua costruzione terminarono nel 1859 e inizialmente fu usata come difesa costiera, per poi trasformarsi in una prigione militare nel 1868. Durante la guerra civile americana, le batterie del forte costituirono un'importante linea difensiva. Molto lentamente notevoli migliorie vennero apportate a questa struttura. Tra gli anni 70 e 80 dell'Ottocento e nel 1893 si venne aperto il primo ospedale permanente. Successivamente venne costruita una prigione superiore dal costo di ben $250.000 tra il 1910 e il 1912, incorporando parte della vecchia cittadella del forte. Tra il 1933 e il 1934 questa struttura venne modernizzata ulteriormente e divenne appunto la prigione di Alcatraz, che ospitò i più pericolosi criminali tra il 1934 e il 1963. Durante il periodo utilizzato come penitenziario, in questo posto al suo interno vennero commessi ben 8 delitti dai prigionieri stessi. Una guardia, ad esempio, venne assassinata negli anni 30 nella lavanderia. 2 invece persero la vita durante il tentativo di fuga da parte di alcuni prigionieri nel 1946 e 5 prigionieri invece persero la vita a causa di incidenti. Ma non è finita qui, raga, perché pensate un po' che altri 5 prigionieri si suicidarono e almeno una dozzina persero la vita nel tentativo di fuga.
Sentite cosa dice lo scrittore Floyd, perché secondo lui quasi ogni guardia o ufficiale penitenziario che avesse prestato servizio nel carcere fino alla sua chiusura da parte dell'Attorney General Robert Kennedy nei primi anni 60 fece esperienza con qualcosa di davvero sinistro, qualcosa al di fuori della normalità quotidiana. E fu lo stesso scrittore a precisare come al suo interno ci fossero segreti e terrificanti fenomeni paranormali. Durante il periodo utilizzato come penitenziario, sia le guardie sia i prigionieri dissero di essere stati testimoni più e più volte di fenomeni sovrannaturali, facendo però molta attenzione ai prigionieri indiani e agli ufficiali deceduti sull'isola all'epoca della guerra civile americana. Molti dei prigionieri vennero dichiarati pazzi a seguito della loro permanenza ad Alcatraz. E sapete perché? Perché spesso e volentieri riportarono alle guardie di sentire fischi durante la notte, luci blu, figure fluttuanti, mormorii e rumore metallico di catene nelle celle che in quel momento non furono utilizzate. Pensate che addirittura un prigioniero del blocco D ha affermato di aver visto degli occhi rossi nel cuore della notte e di aver urlato per ore e ore. E sapete cos'è accaduto a questo prigioniero? Venne ritrovato senza vita il mattino seguente con un livido sul volto. E non solo, ma addirittura gli occhi fuori dalle orbite e degli strani segni di strangolamento intorno al collo. Le guardie però inizialmente si dimostrarono molto scettiche riguardo ai racconti dei carcerati, ma col passare del tempo però anche loro stesse cominciarono a notare che ci fu davvero qualcosa di strano, come ad esempio soffi di aria gelida anche in piena estate, sensazioni di mani gelide intorno al loro collo e grida nel cuore della notte. Il primo direttore di Alcatraz, James Johnston, disse di aver sentito una donna piangere durante un tour nella prigione. Gli occupanti di questa struttura riportarono addirittura di aver visto dei prigionieri della prigione militare del XIX secolo camminare nel blocco A per poi scomparire alla vista delle guardie. Un altro membro dello staff affermò di aver notato un gruppo di prigionieri nativi americani marciare in cerchio prima di svanire. Spari di fucile, colpi di cannone e allarmi antincendio vennero riportati nel cuore delle notti. Pensate che anche la casa del direttore, attualmente bruciata e rasa al suolo, dall'occupazione di Alcatraz appare infestata. All'epoca del penitenziario, altre guardie affermarono di aver notato lo spettro di un uomo con delle costine di agnello cotte durante una festa con un cappello grigio e un abito scuro. Anche un faro fantasma venne visto emergere dalla nebbia nella baia di San Francisco. Ragazzi, commentate, ditemi voi cosa ne pensate. E se siete arrivati fino a qui vuol dire che questo video vi sta piacendo, quindi mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, commentate tantissimo e attivate tutte le campanelline. Ma ora proseguiamo perché questa storia non finisce qua. L'ex prigioniero Leon Whitty Thompson, che lavorò successivamente come guida ad Alcatraz per molti anni, che poi la visitò regolarmente fino al suo decesso nel 2005, credeva fermamente che quest'isola fosse infestata, quindi non solo il carcere ma proprio tutta l'isola, e disse che ha cominciato a percepirlo dal momento in cui ci ha messo piede, quindi dal giorno del suo arresto. Lui credeva che questa prigione fosse dannata e spesso e volentieri disse di sentirsi osservato sia di giorno che di notte. Durante il suo periodo di detenzione fece amicizia con un altro carcerato, Johnny House, un texano da dimensioni di un gigante, era un colosso. Lo vide per l'ultima volta il 25 ottobre del 1962 quando lasciò Alcatraz e da quel momento non lo vide mai più. Un giorno degli anni 80, quando Thompson si trovò solo in uno dei blocchi delle celle attendendo visitatori, disse di aver visto una figura molto grande di forma umanoide in fondo al corridoio. Vide questa sagoma camminare per un po' di tempo fino ad un certo punto per poi sparire dietro ad un angolo. Thompson corse fino alla fine di questo corridoio per cercare di capire chi fosse, ma purtroppo non vide nessuno. Lui credette che lo spirito avvistato fosse proprio quello di House.
Sin dalla sua chiusura, diverse persone hanno comunque sentito ad Alcatraz suoni di ferro, urli e pianti in tutti i blocchi della prigione. Rumori di passi e di lamenti sono stati sentiti sia nel blocco A che nel blocco B. Ma qua arriviamo al blocco C, raga, perché si ritiene che sia infestato principalmente dallo spirito dell'ex carcerato Abby Maldwitz, soprannominato The Butcher, ovvero il macellaio, che venne ucciso nel locale lavanderia. Il 5 settembre del 1974 una guardia della struttura, ormai divenuta museo, disse di essere stato svegliato dall'improvvisa chiusura di una porta del blocco C, ma di non essere mai riuscito a trovare la causa di quel rumore. Purtroppo il rumore continuò per molte notti di seguito. Ma ragazzi, arriviamo a parlare adesso del blocco D, perché da alcuni investigatori del paranormale è considerato uno dei blocchi praticamente più infestati di tutta la prigione. 4 delle 42 celle presenti si pensa fossero le più infestate, dal momento in cui voci davvero gutturali e tetre sono state udite nelle celle 11, 12 e 13. La cella invece 14D, la peggiore di tutto il gruppo, è considerata dagli esperti in assoluto la più infestata di tutto il carcere. Molte persone effettivamente hanno notato un freddo anomalo, soprattutto come vi ho detto prima, in piena estate, con temperature costantemente in ribasso rispetto a tutta la prigione. Invece alcune note di banjo, per chi non lo sapesse è uno strumento musicale, sono state udite provenire dalle docce quando Al Capone era solito suonare il suo strumento. Anche un guardiano del museo attuale ha dichiarato di aver sentito Al Capone suonare il suo strumento nelle docce. Il ranger Laurie Brosnan invece ha dichiarato che molti visitatori hanno notato effettivamente un'atmosfera molto fredda nelle docce, come anche uno di essi ha dichiarato di essersi sentito toccare con delle mani gelide, ma quando si è girato di scatto, ovviamente per lo spavento, non c'era nessuno. Lo stesso Brosnan ha dichiarato di aver sentito dei suoni inspiegabili, come ad esempio chiusura delle porte delle celle e molti altri suoni nel cuore della notte, quando sapeva benissimo che al suo interno non c'era nessuno. Altri ranger hanno riportato fenomeni strani, come chiusura delle porte, fischi nell'aria, provenire dalle celle. Ma non solo, perché anche voci davvero spettrali e terrificanti sono state udite dal reparto dell'ospedale di questa struttura. George Kelly, soprannominato Machine Gun, è stato detto di essere visto nella chiesa invece di questa struttura, e invece Elvin Karpis presso la cucina. Pensate che un visitatore con sua moglie hanno affermato di aver sentito addirittura un cinguettio di uccelli nella cella di Robert Strout, ovvero l'ornitologo di Alcatraz. E non solo, ma è stato anche visto leggere un libro. Numerosi investigatori del paranormale e psichici, come Annette Martin e Jenny Borgen, hanno detto di essere riusciti a contattare gli spiriti delle persone incarcerate ad Alcatraz. L'anchorman della KCGO Radio, Ted Wygant, scettico del paranormale, ha visitato Alcatraz nel 1982, ma nonostante lui fosse scettico, ha riportato pubblicamente un tremendo sentimento di rabbia e di aver percepito una presenza maligna sul pavimento dove gli uomini erano morti. Quindi ragazzi, esistono davvero degli scettici che non hanno le fette di salame sugli occhi e che riescono a vedere oltre alla materia che abbiamo davanti, a differenza invece del 99% delle persone. Pensate che lui stesso, tramite la radio, ha ammesso che da quel momento ha cominciato a sentire l'impellente desiderio di maneggiare un'arma da fuoco, cosa che non aveva mai fatto prima. Borgen disse anche che una volta accesa la luce, Wygant era effettivamente cambiato, il suo viso era cambiato e disse le testuali parole: potevi vedere la rabbia e l'odio nei suoi occhi. Wygant, una volta che gli era passato, questa sorta di, si può dire possessione? Non lo so, comunque quello che aveva di strano dentro di lui gli era sparito, gli era andato via. Anche per lui stesso era difficilissimo descrivere ciò che provava in quel momento, ma soprattutto quanto fosse accaduto. E questo era tutto quello che ha avuto l'impressione di sentire.
Nel 1984 però l'investigatore del paranormale e scrittore Michael Curry disse di aver parlato di una sorta di trance con lo spirito di un prigioniero morto che gli disse di essere stato picchiato e che gli abbiano rotto le gambe, e una volta subita quella violenza era stato rinchiuso in una cella di isolamento. Ragazzi, praticamente il succo è questo: uno spirito ha parlato attraverso la bocca di una persona. Secondo Los Angeles Times, attenzione raga a quello che vi sto per dire ora, una donna che si definiva psichica iniziò a parlare in tedesco con una voce di una persona di forse 5-6 anni, e anche lei affermò tassativamente che quella struttura era decisamente infestata. Nei primi anni 90 invece la serie TV Sing Sing decise di investigare nella prigione e affermò di aver avuto la prova di un'attività spiritica filmata ad Alcatraz. Un gruppo della CBS ebbe modo di riportare attività molto insolite sia nell'ospedale sia nel locale della lavanderia. Ma qua raga andiamo avanti, perché non è finita qua, perché anche lo psichico Dina Smuller e lo psicologo Larry Mons, e fortunatamente anche loro senza le fette di salame sugli occhi ed essendo per giunta medici, hanno ammesso e affermato di udire degli strani rumori nella sala dove i prigionieri cucivano. Infatti Smuller stesso affermò di aver sentito un rumore molto forte, molto intenso di macchine da cucire proprio in quell'area. Lo psicologo Mons, e vi ricordo che è uno psicologo, dichiarò pubblicamente che nell'area non vi era alcun tipo di campo elettromagnetico che improvvisamente potesse far illuminare quello strumento, e di conseguenza poteva solo trattarsi di attività paranormale. Ragazzi, mettete nei commenti voi cosa ne pensate. Questo video per oggi si conclude qui, ma solo per oggi. Noi ci vediamo prestissimo invece nel mio prossimo video. Io intanto vi auguro un buon proseguimento di settimana. Ciao raga e stay tuned!